amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoterical, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Andremo a vedere insieme il vostro arcano del mese, poi l'energia a livello principale, l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e trovate anche i link per acquistarli. E adesso facciamo un piccolo passettino indietro dove ci eravamo lasciati nel mese di aprile. Voi avevate la carta della papessa, indica una fase di silenzio, studio, di valutazione, di gestazione di alcune idee e progetti, anche di una fase di preparazione per portarsi verso la realizzazione di un qualcosa. Quindi una fase impegnativa assolutamente sì, dove si ha bisogno della massima concentrazione. Alcune cose possono fare riferimento con la papessa proprio allo studio, lo studio vero e proprio, ma anche proprio a prendersi tutto il tempo di aver calma e pazienza, di procedere pian pianino. E adesso vediamo quale sarà il vostro prossimo arcano, appunto quello del mese di maggio. Allora, troviamo la carta della giustizia. La carta della giustizia fa capire che alcune cose possono realizzarsi, possono concretizzarsi, soprattutto le cose che stiamo sistemando, cercando di capire meglio anche come portare equilibrio, di andare a eliminare e far pulizia di cose che non ci servono più, con la bilancia che vedete qui, di cercare di compensare, adattarci ad alcune cose e soprattutto direi di concentrarci solo sulle cose più importanti. La giustizia è anche una carta che ci consiglia di procedere, è vero, andare avanti, però con la consapevolezza di trovarci nel percorso giusto e soprattutto di utilizzare razionalità, di utilizzare la logica per vedere anche oltre e quindi di valutare le possibili conseguenze di alcune azioni, proprio per non commettere errori, proprio per cercare di capire proprio che cosa aspettarsi durante i prossimi passi che volete fare. Adesso mettiamo qui questa carta, vediamo come questa energia si riflette nei vari ambiti e andiamo proprio a vedere le questioni personali, quindi in genere come andrà il vostro mese. È un mese di riequilibrio, certo, secondo me anche di possibili nuovi inizi e opportunità da cogliere, soprattutto nella prima parte del mese con l'asso di bastoni. Può portare una nuova ispirazione, nuova energia, forza, determinazione da utilizzare nelle varie faccende. Magari è qui che bisogna cogliere questa energia per gestire meglio il mese e per concludere con alcune situazioni. Ricordo che il 10 di spade, pur essendo una carta negativa, può anche voler dire che ci stiamo avvicinando alla conclusione di una fase negativa e invece potrebbe anche essere purtroppo che ci sia qualche evento spiacevole, però magari appunto con le carte presenti, soprattutto con il lotto di denari, ci sta dicendo che riusciremo comunque a superarlo. E l'otto è anche molto interessante per le questioni pratiche, per la cura dei dettagli, per concentrarci esclusivamente su un qualcosa che vogliamo realizzare. E adesso vediamo come queste energie si riflettono negli ambiti
amore e lavoro, partiamo proprio con l'amore. Amore coppia single, è ovvio per chi non è interessato o chi vuole anche sapere qualcosa legato alla famiglia, alle amicizie, può ascoltare le varie indicazioni. Ovviamente consiglio di adattarle un attimino, così riuscirete a gestire al meglio questi vari suggerimenti che provengono dal 6 di denari, 9 di denari e 5 di bastoni. Nel coppia, insomma, nell'ambito dei sentimenti si vede tanto desiderio di tranquillità, di serenità, assolutamente, ma soprattutto di trovare concretizzazione in progetti, in cose che vengono dette. Quando ci sono un seme di terra, come appunto quello di denari, non vuol dire assolutamente che non ci sono sentimenti, non ci sono emozioni, no, vuol dire che le emozioni in questo mese sono messe un attimino da parte, ma perché avete bisogno di aiuto, di sostegno reciproco, di equilibrio, di una certa stabilità, di poche chiacchiere, di concentrarvi su alcune cose che magari possono essere un po' ostiche, un po' difficili da affrontare, e allora c'è bisogno di unire le proprie forze. Quindi ok, sentimento sì, però tanta voglia, tanto desiderio proprio di riuscire a risolvere, ma tanto desiderio di concentrarsi sulla parte fisica anche, e possono esserci dei miglioramenti in questo senso dell'intimità, dei progetti che già state portando avanti da un po' di tempo, dove, come vi dicevo, c'è massima intesa e collaborazione. Ci vuole gestione delle proprie energie, perché alcune cose possono far pensare, soprattutto nelle situazioni più critiche, che ahimè quei conflitti possono essere difficili da superare. Allora potete accorgervi se c'è un disequilibrio nel dare e nell'avere. Se siete voi a dare eccessivamente, come cura, come attenzione, come dedizione, allora c'è bisogno di un attimino di riequilibrare questa cosa. Però potrebbe essere anche viceversa dall'altra parte, e voi capire che cosa fare per recuperare. Per i single abbiamo 4 di coppe, la papessa e la regina di coppe. Ecco, qui abbiamo più carte che ci rimandano alle emozioni, ai sentimenti, quindi si muove un qualcosa che può fare riferimento a una nuova conoscenza, o che c'è già stata, oppure che potrebbe esserci in questo periodo, però ci si sta muovendo pian pianino, come abbiamo visto sin dall'inizio, perché ci sono delle situazioni pregresse, delle cose che forse vi hanno fatto soffrire precedentemente, e allora quindi state affrontando quello che state vivendo con maggior saggezza. È vero che, non posso non dirlo, la papessa spesso si riferisce a uno stato di single dove tutto sommato si sta bene in queste condizioni, e allora se ci sono delle conoscenze, delle opportunità, per voi ben venga, però avere quell'equilibrio, quella stabilità, quello star bene con se stessi, io direi che è sempre fondamentale. In realtà, come vi dicevo, queste possono essere anche energie di persone che al momento non vogliono mettersi in gioco in una nuova relazione, e allora affrontare una conoscenza prima di tutto a livello di amicizia, oppure magari non ci sono opportunità perché non le stiamo neanche cercando, non ce le stiamo costruendo, magari abbiamo il desiderio, la voglia, però il 4 di coppe mi fa pensare che forse non abbiamo stimoli particolari, magari stiamo aspettando che possa arrivare l'occasione giusta senza cercarla. Io dico che potrebbe essere difficile, magari quella vi sta dicendo: perché non vi mettete alla prova, perché non cercate magari di aprirvi a nuove situazioni,
dipende sempre da quello che desiderate. Per le questioni più pratiche troviamo la stella, la luna e il tasso di bastoni. Ecco, questa è la stessa energia che direi si riflette nelle questioni finanziarie, soprattutto poi chi ha il lavoro. Molto interessante la stella e la luna, perché alcune cose, io dico sempre quando salta fuori la carta della stella, che è il momento favorevole di proiettarsi verso il futuro, scusate, di programmare, di pianificare proprio delle azioni concrete, però a partire da subito. La luna ha un significato ambivalente, sia a livello negativo di blocchi a livello interiore o esterno, che abbiamo paura di lasciare la nostra zona di comfort, abbiamo paura dell'incertezza o situazioni esterne che al momento non permettono. Io direi che possono arrivare però verso la fine del mese delle opportunità, delle occasioni, sia per un nuovo inizio, sia per favorire una nuova idea, un nuovo progetto, se state valutando un nuovo investimento. Io parlo anche a livello di energie, perché tutto richiede sia investimento di denaro, ma anche investimento di volontà e di energie personali. Si può trattare anche di un sogno, di un qualcosa che volete realizzare, oltre al lavoro e oltre a quello che state facendo, un progetto creativo, qualsiasi idea, insomma, avete in mente, le cose si possono sbloccare, quindi c'è una fase complessa nella parte centrale e invece finalmente c'è qualche novità interessante verso la fine. Per chi è alla ricerca o chi magari sta pensando di realizzare qualcosa, però io intendo proprio di cambiamento importante e decisivo, abbiamo Regina di bastoni, carro e 10 di denari. Allora, quello che balza all'occhio è il fatto che si prendono le redini del proprio destino e del proprio percorso per cercare di trovare sia le indicazioni giuste, sia di trovare finalmente quello che state desiderando. Magari può esserci veramente una svolta importante della vostra ricerca, con un nuovo inizio, grazie a qualcuno in particolare che può essere e può darvi dei consigli, può essere legato alla famiglia stessa. Il 10 di denari indica stabilità, ma anche possibilità che provengono dal passato, da situazioni pregresse che finalmente magari si sbloccano e possono trovare delle nuove soluzioni. Quindi direi mese molto molto interessanti, poi che sia grazie alla vostra ricerca o all'opportunità che vi viene dato da qualcuno. Il carro può indicare anche spostamenti, trasferimenti, viaggi, quindi non è da escludere che magari molti di voi possano trovare lavoro anche un po' lontano dal vostro luogo. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Troviamo l'Ariete, la Vergine e poi infine Saturno, che si riferisce all'Acquario e al Capricorno. Essendo un oracolo astrologico possiamo anche intercettare alcune indicazioni su cosa aspettarci. In questo caso la cosa più importante è, secondo me, di favorire, incontrare, diciamo, conoscere delle persone che possono aiutarci nei nostri obiettivi e nelle nostre ambizioni, e quindi di procedere, di andare avanti e di mettere un attimino da parte quelli che ci limitano, quelli che ci bloccano e soprattutto quelle persone che non si prendono la responsabilità delle proprie azioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di maggio. Ciao!